Come preferisci, guarda, e secondo la preferenza anche di suono che hai, guarda. Esatto, tu suoni il campanello. C'è l'ospite in attesa. C'è l'ospite in attesa, l'albero di Natale. Bellissimo. Ogni albero è legato al tema. Vedi che è un albero inusuale, è un albero dedicato al design. Solo nella panna col quadrato vedo un accenno al design. Sì. La panna rossa andrebbe bene per una cena di fashion, di moda. No, la redazione di Passepartout, quando ha visto quella palla rossa in un viaggio di indagine, ha detto sembra la palla progettata da Werner Panton. Che bravi. Ecco. E questo ci permette di fare il nostro inizio di percorso. Il compleanno del nostro amico comune Caccia Certo. è una cosa molto simpatica, perché il fatto che lui abbia compiuto gli anni non a Milano. Sai che lui è nato il 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, e invece ha fatto la sua festa a Verona. Che è stata molto bella, no? Molto bella, un'allegria straordinaria. Beh, perché ha fatto la mostra. Sì, ma con una cosa curiosa però, che lui sta al mondo del progetto come alcuni grandissimi artisti visivi starebbero all'arte moderna, contemporanea. Però c'è un problema serio. Caccia Dominioni è uno dei grandissimi architetti e anche designer, anche se si è dedicato poco tempo, degli ultimi 50 anni. Perché Caccia negli anni 50 è stato uno di quelli che ha cercato di coniugare il massimo della modernità con una tradizione milanese, anche con una tipologia neoclassica. Allora io vi voglio portare a fare adesso, così capite che cosa serve questo computer in tavola, vi porto a vedere una mostra carina fatta a Weil am Rhein, l'ultima mostra del fabbricante più glorioso di lampadine. Ingo Maurer è un accumulatore di fantasie fra il rigore da un lato e il kitsch al lato opposto. Prende addirittura il famoso spremiagrubi di Philippe Starck, che si sa benissimo fa fatica a funzionare, ci mette su un falso limone e una bajour e lo trasforma in una lampada. La sua ossessione sin dagli anni 60 è ovviamente lei, la lampadina, che lui riesce a ridisegnare e trasformare, tenendola sempre però citazione precisa. E della lampadina segue tutta l'evoluzione nella nostra epoca moderna, dalla sua forma classica alla sua amplificazione e ovviamente al tubo neon. La straordinaria invenzione della nostra contemporaneità è la piccola lampadina dicroica. 2 conduttori qualsiasi a bassa tensione portano l'elettricità. Basta posare una barra in mezzo e la luce si accende. Oppure fra le 2 rotaie si può appendere qualsiasi oggetto che diventa illuminante. Tra l'altro si può pure toccare perché la tensione è bassissima. E la dicroica è suscettibile di essere vestita in ogni modo e di fare scenografia. La grande invenzione di oggi sono i LED. Sono come delle micro lampadine, parente dei microchips, che funzionano con una bassissima quantità di elettricità e possono essere annegati anche in un vetro, purché 2 fasce di materia plastica li trasmettano la corrente. La fantasia torna al potere assoluto, dal vestito da sposa fino al lampadario con i microchips, dove la lampadina storica è diventata un banale e mero motivo decorativo. Il vecchio portalampada però sopravvive e ingigantito diventa un oggetto poetico. Come sopravvive anche lo storico lampadario, solo che qui è fatto con tutto ciò che c'era sul tavolo prima, piatti e posate rotti e ricomposti. E il più povero dei materiali, la carta, come nell'origami giapponese, diventa fonte di forme di ogni genere, ivi comprese le più classiche di tutte, la bajour. Queste ombre minime e poetiche sono generate dal più incredibile e più povero dei lampadari che abbia mai visto. Piccoli fogli di carta sorretti da clip che sono attaccati a piccoli fili d'acciaio. E la poesia a puntata di Guillaume Apollinaire diventa corpo di luce. La luce è magia. Ciò che vedete dietro a me non è il vetrino in movimento di una cultura biologica, ma è un acquario con dei pesciolini rossi che viene riflesso sulla parete. Il movimento vivo dei pesci e il movimento meccanico idraulico delle acque
insieme formano l'immagine, che cambia costantemente. La buona vecchia lampadina di Edison diventa materia prima per un progetto surrealista. L'uccellina. Oppure si riduce ad essere solo puro ologramma. C'è, ma è solo virtuale. Fantasia semplicissima e rigore. Ma Ingo Maurer è uno che ama molto l'Italia, vive parte della sua vita in Toscana, grande amico di Castiglioni, perché poi i modi di procedere sono analoghi. Sono abbastanza analoghi, cioè sono delle invenzioni di luce, È non tedesco solo dei disegni. lui? È un Solo è tedesco. Ma hanno una qualità che per un tedesco sono strani, cioè questa tenerezza, no? Non è particolare per un tedesco? Lo dice in inglese. Entriamo in dibattiti che ci superano. Ma sicuramente in lui c'è una tendenza che oggi è molto importante e di cui forse il primo grande portatore è stato Ettore Sottsass, cioè la fantasia al potere. Ma io sono più d'accordo con Italo. Cioè la qualità di Ingo Maurer, che è un designer straordinario, è questa lievità poetica certo. che si innesca sull'uso di elementi semplicissimi. In realtà lui può fare così perché il design c'è già. Cioè, Sì, certo. Allora andiamo alle radici del design per capire come si faceva quando non c'era già il design, che era molto Certo. diversa la situazione. ammesso che il design non esistesse già da sempre. Comunque è un- Io ho tentato di porre una data di inizio al design, vediamo se siamo d'accordo, la matita. E sai che la matita è stata inventata più o meno nell'epoca del primo impero, sotto Napoleone, cioè la matita è intesa come oggetto di legno Che contiene una grafite. con una grafite. Il design con la penna d'oca era quasi col impensabile. carboncino. Sì, beh, bisogna capire però se i mobili che facevano nel 600, facevano anche erano in qualche modo disegnati. Erano progettati ma non disegnati. Erano progettati Erano- e cioè, disegnati. erano- Io non so se sì. serve fare questo tipo di distinzione. Sì, penso Adesso anch'io ci che non divertiamo, Vediamo, però... partiamo da qua. È la mostra di Christopher Dresser l'anno scorso alla Triennale. Che cosa c'è di più inglese al mondo di una teiera? Forse solo una teiera d'argento. Questa è del 1879 e potrebbe sembrare disegnata oggi. Così come è dell'Ottocento quest'altra teiera e anche questo razionalissimo porta-toast. Come mai questi oggetti sono così d'avanguardia rispetto all'idea che noi abbiamo dell'Ottocento inglese? Perché tutti questi oggetti sono disegnati dallo stesso progettista, Christopher Dresser. Così come sono sue queste bellissime teraglie in giallo di Cina realizzate da una ditta sempre inglese attorno al 1880. Così come sempre sue sono queste bellissime porcellane di Minton, l'incontrario degli oggetti che abbiamo visto prima, questi di assoluto lusso e iperdecorati. Hanno tutti però una cosa in comune, sono disegnati. Non pensate che forse il design o la data di inizio del design potrebbe essere la data della grande Expo, dove c'è questa specie di abboffata di merci che vengono da paesi diversi, così diversi per cui nessuno fa le cose più secondo la propria tradizione, ma può scegliere e vede cose che vengono da tutto il mondo. Grazie per questa introduzione. Fatto apposta. Torniamo un attimo all'Inghilterra dell'Ottocento. Lì nasce l'operazione che stiamo studiando e lì nascono nel 1834 due personaggi fondamentali, Christopher Dresser e William Morris. L'uno è l'incontrario dell'altro. Dresser è popolare, Dresser farà il disegnatore per l'industria e William Morris invece sarà il padre di ciò che diventerà la cosa che noi chiamiamo Liberty, che i francesi chiamano Art Nouveau, i tedeschi chiamano Jugendstil e che è un'idea di decorazione integrale dove l'oggetto sarà chiamato a partecipare all'ambiente, anche questo progettato.
Infine, l'Inghilterra dell'Ottocento è l'Inghilterra dell'esaltazione del mondo industriale. L'incontro fra disegno e mondo industriale è la storia che andiamo ad indagare. 1° maggio 1851, 150 anni fa, si apre a Hyde Park la prima mostra nel Palazzo di Cristallo di tutte le industrie di tutte le nazioni. Il Crystal Palace è uno dei progetti più ambiziosi dell'Ottocento mondiale. Un edificio lungo 569 metri, largo 126 metri e alto da qui a qui 33 metri. E rappresenta tutta l'ambizione della grande produzione ottocentesca. Il progetto, quello di Joseph Paxton, dura solo 9 giorni e il tempo di realizzazione è di 6 mesi dopo 3 mesi di prefabbricazione. In meno di un anno dall'idea si arriva all'edificio. Il risultato è clamoroso perché avrà in soli 4 mesi 6.039.195 visitatori. È costato 335.000 sterline e ne ha incassate più di 500.000. La differenza di guadagno servirà a fondare il sistema museale del Principe Alberto. Il Palazzo di Cristallo nasce dalla fusione progettuale di 3 esperienze: quella ingegneristica di Paxton, quella architettonica di Pugin e quella decorativa, cioè dall'interior decoration, di Owen Jones. Ed è così d'avanguardia la mostra che accanto a Spagna, Portogallo e Svezia appare per la prima volta un paese che non esiste ancora, che è l'Italia. Mr. Owen Jones, l'inventore del gusto neomoresco. Owen Jones, dopo aver pubblicato un librone enorme ma fondamentale sul gusto moresco dedicato all'Alhambra, farà un secondo libro che è Grammar of Ornament, che comprende una visione complessiva di tutto ciò che è la decorazione. Sempre rimane neogotico il nostro Pugin, o Pugin come sarebbe il suo nome francese d'origine. La vera contraddizione estetica del 1850 è fra quell'argano e questo lampione. Il lampione è industriale, ma è identico a come potrebbe essere se fosse stato cesellato a mano. L'industrial design è nato quando la matita incontrò la locomotiva. Beh, io voglio dire qualche cosa. Prima di tutto, il Palazzo di Cristallo nasce perché la Royal Art Association, di cui il nostro amico Italo Rupi è esimio Royal Designer, adesso nominato, adesso non esageriamo, con presidente il Principe Alberto e con segretario un signore che si chiama Henry Cole, uno straordinario personaggio, forse il personaggio più straordinario dell'Ottocento inglese, decidono di fare questa grande esposizione e chiamano Paxton, che non è un ingegnere, è un progettista di serre e di giardini per i nobili inglesi. Paxton fa un progetto che è straordinario, perché quello che abbiamo visto non è il vero progetto. Quello che abbiamo visto è il progetto che ha un transetto centrale che è stato aggiunto perché, siccome nessuno lo voleva, questo straordinario mostro di vetro, perché c'erano degli alberi al centro, Paxton intelligentemente alza un transetto e salva gli alberi. Se no il progetto era un'enorme distesa modulare che poteva durare 3 chilometri o 100 metri. Cioè è la rottura dell'idea classica che l'architettura ha un suo corpo, un inizio e una fine. Invece questa è la rappresentazione del metodo costruttivo. Il metodo costruttivo industriale, modulare, ghisa e vetro diventa questa enorme estensione. Lì espone tutto il mondo. Però finiamolo questo giro qua con gli inglesi, prima di archiviarli, perché ti porto poi su un tema che ti è caro.
Il disegno serve alla fabbrica, ma serve anche a trasformare la fabbrica, come nel caso di questa bellissima produzione di vetri d'arte che sono nati in una fabbrica di vetro del nord della Scozia che fa bottiglie da birra e sono i cocci rotti che vengono ritrasformati dalla progettazione. Oppure, come in questo caso, è una fabbrica banale di laterizi, cioè di mattoni, quelli inglesi classici, che viene riconvertita in produttrice di vasi decorati con vetrine particolarmente sofisticate imparate dal gusto cinese e giapponese. La forma è orientale, ma ricorda anche quella della ciminiera di una ferrovia. La razionalizzazione del disegno corrisponde ad una razionalizzazione della produzione, come in questo bizzarrissimo porta-toast che assomiglia lui stesso all'architettura del Palazzo di Cristallo. E torno in pieno nell'ambiguità del tema. Mentre da un lato l'industria produce il suo, sopravvive la decorazione degli arts and crafts, le arti e mestieri, dove il camino è in ghisa con un decoro moderno ma intimo e tenero, le sedie sono fatte dal miglior falegname di zona, in vecchio oak britannico, e sulle pareti ci sono gli esempi delle bellissime carte da parati di Walter Crane. Il movimento Arts and Craft è alla base dell'ambiguità che seguirà il mondo del disegno per tutto il XX secolo, perché sempre ci si chiederà se il valore del lavoro artigianale non è superiore alla produzione di massa dell'industria. Ed è strano che loro abbiano portato anche dritti al Bauhaus in qualche modo, no? Sì, c'è un rapporto collegamento. curiosissimo. Ecco, la mia ipotesi è totalmente il contrario. Noi abbiamo da un lato contemporaneo quello che abbiamo visto, cioè le Arts and Crafts e Dresser. Allora ricordiamoci che Ruskin, il palazzo di vetro tanto da voi amato, lo definiva un mostro di vetro. E nella letteratura inglese all'epoca si sosteneva che William Morris a 10 anni, piangendo e urlando, si era rifiutato di andare a visitarlo benché i genitori volessero portarlo, anticipando l'odio anti-industriale ai 10 anni di Morris. Coerente, sempre coerente. Sempre Quelli coerente. sempre coerenti. Ora, quello che ci tengo, devo ma anche adesso lo testimoniare dico fuori cose, che sono due linee, che Morris e Ruskin sono contro l'industria, certo, per arte and l'artigianato, perché sono contro la città, per cui è il villaggio medievale che viene riaffermato. Dresser e gli altri cercano di formare un progetto adeguato al nuovo metodo produttivo che è l'industria. Bellissima lezione, professore. Volete provare un pezzo di design? Cos'è Certo, design progetta tutto da allora. Moderno. Sì, Diciamo, sì. sì. Questo è una Questo che foglia cos'è? di rosa, è un fiore di rosa. Però- È tutto dedicato al fiore di rosa, design. sì. Qua. Ma come mai poi che gli inglesi Anche invece... la menta, quella è menta invece disegnata. Ti porto nella scuola invece del lusso, l'alternativa agli inglesi. Per fortuna. È nella Francia posteriore al crollo di Napoleone III che le arti decorative troveranno la loro area di sviluppo più viva. Lì nasce l'Art Nouveau. La prima questione che si pone è come cestinare tutto l'accumulo di decorativismo che aveva caratterizzato il periodo Napoleone III, una specie di citazione completa di tutto ciò che era classico, post-classico, paraclassico o gotico. Si torna alla natura come fonte principale di ispirazione. Il laboratorio delle idee sarà il giardino dietro casa. Con l'inizio del XX secolo questo stile diventa uno stilema, con la linea costante a colpo di frusta. Majorelle sarà il maggiore innovatore di questo gusto nuovo che parte dalle prime invenzioni di Guimard a Parigi. E l'attenzione per i dettagli, per i bronzi e il disegno diverso del legno proverà da lì, ma avrà un'evoluzione sua molto raffinata e particolare.
Gallet nasce in una fabbrica paterna di ceramiche e di vetro. L'amore per la natura diventa addirittura una passione per le essenze dei legni, di cui Gallet avrà una collezione infinita e che saranno la base di questo lavoro che si chiama marqueterie e che sono in realtà i nostri vecchi storici intarsi. E l'abilità nell'intarsio sul legno si trasferirà in abilità dell'intarsio nel vetro, portando la tecnica ad una tale perfezione che gli oggetti finali, fra intarsi, applicazioni, cabochon e ceselli, saranno oggetti che nella storia del vetro mai prima saranno visti. E simbolista Gallet lo sarà oltre ogni limite nell'arte in cui lui diventerà il più bravo, il vetro. Evocazioni marine misteriose, i primi passi di ciò che fra 20 anni diventerà il surrealismo. Nel 1889, uno dei primi oggetti fatti nell'occasione della grande mostra universale di Parigi, con una frase del poeta Théophile Gautier: la pioggia nella vasca fa piccole bolle, le rondini sul tetto fra di loro sono in chiacchiera, ecco arrivare l'inverno, ecco il freddo. La vita misteriosa dei girini nello stagno. Vetri durissimi e preziosi come pietre dure, che assumono invece una forma fisica come quella di un vegetale. 1893, il titolo di questo piccolo vasetto è Lasciate che si sospenda una perla. Lo svolazzare della libellula. Il volo misterioso del pipistrello notturno. Il vaso in onore delle rose di Francia, fatto per la società di orticoltura di cui lui è stato presidente per tanti anni. Un verso di Marceline Valmore, la poetessa più decadente della Parigi della fine dell'Ottocento. La delicata anima pulsante della Belle Époque. Béni soit le coin sombre où s'isolent nos cœurs. Che sia benedetto quell'angolo buio dove si isolano i nostri cuori. Il Ginepro, firmato e datato 1900 con frase poetica di Baudelaire. È questo il brodo germinale in cui si è sviluppato l'animo perverso di Marcel Proust. Terzo attore di questa rivoluzione del gusto è Eugène Vallin, sempre qua di Nancy, che lavorerà con un pittore creativo, Victor Prouvé, e insieme realizzano questi ambienti che sono di nuovo l'architettura totale. Perché per la prima volta, di nuovo, dagli anni clamorosi del gotico internazionale, la Francia produce uno stile che non chiede riferimenti ad altri. I legni, i cuoi, gli oggetti, le luci e le lampade, tutto proviene dalla stessa visione del mondo, che è poi una visione simbolista. Un mondo di centinaia e centinaia di artigiani, cresciuti tutti nello stesso stile, che formarono decine di fabbriche, di cui alcune esistono ancora oggi, come quella di Dôme. A Nancy avviene una cosa curiosa, perché l'architettura agli interni precede l'architettura ad esterni e il nuovo gusto che si è sviluppato nel mobilio e negli oggetti andrà a generare un nuovo gusto nel fare le case. Il giovanissimo architetto Sauvage, che lavorerà poi moltissimo a Parigi, a Nancy fa trentenne il suo primo edificio, il Villino di Majorelle. Però è bella questa idea dell'arte, la letteratura, che in qualche modo si esprime in maniera magmatica nel design, no?
Persino un artista come Gustave Moreau, in qualche modo ci puoi vedere dentro simbolismo. il simbolismo. In Spagna si chiama modernismo catalano, in Inghilterra si chiama modern style, in Germania si chiama stile giovane, Francia È uno Jugendstil, strano misto. in Francia si chiama Art Nouveau, però più letterari, in Francia, però con c'è delle l'idea di riferimenti un alle nuovo arti. stile, qualche cosa di nuovo che subentra all'eclettismo ottocentesco e questo li unifica un po' Totalmente diverso. tutti. Facciamo il salto in Germania, perché poi tutto questo ci porta anche a una parte della nostra modernità italiana. alla fine. certo. Questa collina della Künstlerkolonie è forse il primo esempio di integrazione perfetta fra urbanistica, assetto territoriale del paesaggio e architettura d'interno. Come quasi tutta la Germania, anche questa collina fu bombardata nel 1945, ma una parte delle case è stata ricostruita. E qui dietro a me, nel 1901, nacque la prima scuola, il primo gruppo di lavoro di arti applicate in Europa. Un'idea anche sostanziale dell'utopia, perché sulla porta c'è scritto che l'artista faccia vedere un suo mondo che mai prima fu e forse mai sarà. E oggi l'edificio è diventato il museo che racconta la storia di questo cambiamento del gusto fondamentale fatto da un nucleo di artisti, da questa colonia che stava sulla collina. Qui troviamo i primi lavori di Peter Behrens e di Olbricht nel campo della decorazione. La magistrale porta scorrevole fatta da Behrens. Il curiosissimo gusto espressionista di questa poltrona, che curiosamente si coniuga con il gusto Jugendstil. Il gusto invece sempre solidamente architettonico di Olbricht. Questa credenza diventa solida e statica come un immobile, ma sempre con un'attenzione ed un'eleganza assolute. Sono gli albori della modernità. Il vecchio caro Biedermeier ottocentesco, lo stile della borghesia, si vede trasformata in qualcosa probabilmente di sublime. Chic con tracce di lirico. Behrens si applica a trasformare l'oggetto di uso quotidiano in un oggetto d'arte, come questa banale brocchetta da vino in grès tedesco. Oppure il servizio da toilette in argento. L'idea iniziale di Christopher Dresser ha trovato uno sviluppo all'inizio del XX secolo. Olbricht si dedica al dettaglio banale della vita quotidiana e lo rende elegante. Siamo nel 1905. Loro sono utopisti e interessati al sociale. Se suoni il campanello ti arriva un altro esempio abbastanza preciso. C'è il panettone. Arriva il panettone. Anche noi abbiamo trovato un panettone disegnato. Questo Non vediamo l'ora che tu lo apri così scopriamo. lo Ma sembrano seguo. gocce di cera dell'albero di Natale queste cose. Poi guarda, no? mi sembra che dovrò... Cosa c'è dentro? Almeno io vi dico, Madonna che una esagerazione. crema. Non maionese, ma come Sì, si no, chiama? sì, peggio. Posso... Me la fai più piccola, per favore, Anna? Scusa sì, te lo- Vanni, posso passartela, grazie. Le panettone, Molto buono. vero, buono. Una ricchezza Sì, una cosa... straordinaria, anche qui troppo design, però. Qui troviamo un capolavoro assoluto della storia del mobile. 1899, Henry van de Velde viene chiamato a ridecorare gli uffici della Revue Blanche, la rivista di maggiore attenzione parigina per il gusto della grafica e della pittura. A Parigi questo curioso belga impara tutti gli stilemi del disegno Art Nouveau, ma comincia a semplificarli.
Poi, 2 anni dopo, si sposterà in Germania, esporrà a Monaco di Baviera e diventerà grande artefice delle idee nuove attorno a Berlino. E 6 anni dopo, a Weimar, questa sedia dall'aspetto poverello è invece un formidabile passo in avanti. Da qui nascerà il futuro Bauhaus. D'altronde questo percorso di razionalizzazione del simbolismo, mantenendone il significato, Colo Moser l'aveva già iniziato alla fine dell'Ottocento, come si vede da questo curioso bicchiere per vino con il piede colorametista, che sta accanto ad un altro capolavoro del proto-design, il bicchiere di Olbrich, e che stanno a loro volta accanto ad una collezione di bicchierini di Peter Behrens, i 3 nomi massimi che hanno inventato quel disegno che diventerà lentamente Bauhaus. Fu forse epico il percorso razionalista degli anni 20 e 30, ma fu anche intimamente totalitario. Credeva in un mondo unico, disegnato solo in un modo unico. Nel momento in cui si accetta l'idea di bellezza totalitaria, lo scopo della vita si limita. Se l'abbiamo raggiunta, e ben quando l'abbiamo raggiunta, bisogna crearne delle altre. La produzione di massa americana si affiderà invece alla fantasia totale di un designer francese che si chiama Raymond Levy, il quale passerà indistintamente dal pacchetto di sigarette alla locomotiva, dal ciclostile all'automobile, ed inventerà più che uno stile una cifra, cioè un cliché linguistico, quello che ci permette ancora a noi oggi di individuare un'epoca, anni 30, anni 50, molto americana. Levy, più del Bauhaus, capisce che alla radice del meccanismo design esiste la comunicazione. La pubblicità è una forma di cultura o di conoscenza estremamente sottile e di grande creatività. E diventò fondamentale il marchio. La cosa che volevo dire su Behrens era questa. Noi abbiamo parlato di Dresser come primo progettista alla fine dell'Ottocento che lavora su forme geometriche semplici ed elementari. E Peter Behrens è un signore che è Liberty alla fine del secolo. Disegna un quadro famosissimo che si chiama Il Bacio, 2 figure. Quello famosissimo, abbiamo visto. Perfetto, nel 1908 viene chiamato da un altro signore che si chiama Emil Rathenau a diventare il designer di una grande azienda tedesca che è l'AEG, che è l'azienda che produce per l'elettricità, tutto, dalle turbine alle lampadine, e che è in grande competizione internazionale con la General Electric e con la Edison americane. Il buon Peter Behrens diventa il primo designer che si può chiamare designer della corporate identity, cioè dell'identità d'azienda. Disegna la fabbrica di turbine a Berlino, facendola diventare una sorta di cattedrale, per cui è la prima volta che una fabbrica, che prima era dei capannoni, diventa invece un edificio potente, come sarà il Seagram Building a Berlino, a New York alla fine degli anni 30, o Ponti che disegnerà a Milano la Pirelli. Olivetti. Poi disegnerà gli oggetti, ma disegna la pubblicità, i cataloghi, il marchio, i caratteri, disegna complessivamente la grafica e i prodotti e gli edifici dell'AEG. Cioè diventa un progettista totale della rappresentazione che un'azienda fa di sé nella concorrenza internazionale, che è quello a cui accennavo un po' prima Gaetano Pesce quando diceva l'importanza della grafica, l'importanza della pubblicità. Behrens anticipa in tutto il secolo quel concetto di corporate identity che oggi, quando uno dice la Nike, pensa a una virgola, insomma, ecco. In fondo è un po' come l'evoluzione in questo nostro racconto. L'Italia arriva tardi nel concetto del ridisegnarsi. In molte cose, sì. Ma però ci arriva non molto c'ha bene. l'industrializzazione che hanno altri paesi, cioè, comincia tardi, l'industrializzazione, tutto il processo Col di industrializzazione dopoguerra, arriva molto tardi. E col secondo dopoguerra però inizia bene. Sì. Uno ha fatto un paio di giri italiani, non per condiscendenza, ma per l'importanza del caso. L'Italia del dopoguerra scopre il design come coordinatore possibile di un'industria che da artigiana vuol diventare grande. In fondo è incominciata con Gio Ponti che faceva l'allestimento delle navi. E allora gli artigiani che non erano abituati a lavorare sul progetto, sul design, insomma, Gio Ponti ha incominciato da Cassina
a far fare gli allestimenti per le navi. È così che è cominciato l'approccio, diciamo, degli architetti per delle forniture, insomma, oppure Albini per degli arredamenti, Gardella lo stesso, ma non con l'idea, non c'avevano in mente di fare il design, l'industrial design. E negli ultimi 50 anni, in questo campo del design, l'Italia è diventata protagonista. Il design è alla base di ciò che noi chiamiamo il Made in Italy. E quindi si è creata tutta una, diciamo così, si può chiamare anche una grammatica, nella quale si diceva per fare un oggetto col design si segue la grammatica, quella ti dice più o meno come sono fatti i particolari. La plastica, a partire dagli anni 50, entra prorompente nella vita quotidiana. Il disegno avrà un compito molto importante: renderla attraente, renderla razionale nell'uso e renderla adatta alla macchina che la produce, quindi suscettibile di essere prodotta in stampi dove viene iniettata. Perché le materie plastiche si possono mescolare, espandere, caricare. Caricare vuol dire mescolarle con delle aggiunte o di talco piuttosto che di segatura, piuttosto che di paglia, e quindi la possibilità di modificare la materia prima è veramente infinita. Questi e questa. Ma non vi ricordate che dietro a questi, questa e quelle stavano già dei progettisti, dei designer e dei tecnici, perché i materiali erano, secondo i casi, polietilene con anima metallica, polistirolo antiurto, stampaggi ad iniezione, varie diavolerie che stavano aprendosi a un mondo completamente nuovo. Il costo del puro stampaggio sul prodotto finito è pochissimo, il 10%. Tutto che costa è tutto quello che c'è dietro, cioè la macchina, il progetto, gli stampi, perché il design per me è anche distribuzione, e quindi è importante riuscire a fare un prodotto giusto, a un prezzo giusto, al momento giusto e saperlo distribuire. 1964, un grande architetto, Marco Zanuso, e un grande disegnatore progettista non italiano, Richard Sapper, insieme inventano questa seggiolina che vince il Compasso d'Oro, il massimo premio della progettazione italiana. Che cos'è avvenuto di nuovo? L'idea del disegno è entrata fino in fondo nell'arredamento quotidiano, ma anche in quello di qualità. E in che cosa sta l'equivoco? Nel fatto che la macchina è sì industriale, ma ha delle logiche completamente diverse da quelle che noi crediamo essere le logiche razionali. Difatti questa sedia presso fusa in plastica è disegnata da quello che è passato alla storia come forse il designer più geniale di Milano degli anni 60, Gio Colombo. È una sedia che era piena di problemi tecnici, perché a noi sembra logica, alla macchina no. Sarà curiosamente non la macchina ad influenzare il tratto del disegno, ma la volontà del disegno a far evolvere la macchina. Comunque l'intuizione più bella secondo me di questo periodo degli architetti designer italiani erano questi oggetti piccoli, un po' nomadi, portatili, tipo il giradischi, pure la radiolina che si apre, tutte queste cose in plastica, un po' nomadi, un po' legati al telefono portatile. Tutte queste cose di comunicazione, no? Che erano proprio delle novità. Parli del mangiadischi di Bellini piuttosto che cose di Gio Colombo. O il telefono di Sapper, forse era il Sapper, quello di Zanuso, il grillo. Ecco, tutti questi oggetti che sono molto innovativi, molto... Però c'è un fatto qua, viene fuori abbastanza preciso, che la differenza fra la progettazione, parlavamo all'inizio della progettazione antica, di quella lì, no? O quella dei francesi, e la progettazione di oggi, è che quella di oggi deve colloquiare con la macchina. Sì, sicuramente ti cambia tutto il modo di ragionare. Però questo dall'inizio, però. Negli anni 50 quello che succede in Italia è che c'è un grande processo di modernizzazione a cui accennava lei, che altrove è avvenuto prima.
non so, la Volkswagen in Germania come macchina di massa è stata fatta negli anni 30, la Ford T in America è stata fatta negli anni 10-20, la 500 e la 600 arrivano negli anni 50. Sì, però c'era già prima L'Italia si modernizza, la gente va a vivere in città. Gio Ponti fa il grattacielo della Pirelli e la Cassina lo chiama a progettare una sedia. La gente compra quello che non aveva prima, il frigorifero, la cucina Ma sull'onda a gas, dell'urbanizzazione di massa, la ricostruzione del come mai non dopoguerra. il televisore. Come mai nessuno cita l'Olivetti, che è stato poi il fenomeno L'Olivetti è stato il fenomeno più più importante del design italiano. Però quello di che quegli voglio anni. dire è che a quel momento anche il mobile diventa una rappresentazione di personaggio moderno. Chi ha comprato la macchina, il televisore, il frigorifero, che non c'erano prima, comincia a comprare la cucina, per esempio, che si chiamava cucina all'americana. Che in Italia però in Fino un alla periodo stampa. ravvicinato, per cui in 30 anni succede quello che in altri paesi è successo in un secolo assolutamente, praticamente. Ma in perché, tutti i no? fenomeni italiani, tutte le grandi rivoluzioni sociali italiane avvenute in tempi compressissimi. Moltissime persone. Però vi chiedo voglio quale dire che non- diffusione reale abbiano avuto nelle case italiane poi i media, questi mobili, questo design. Non è stato, così. molto d'avanguardia. È stato molto d'avanguardia, perché poi il modo abituale, tradizionale Certamente è di arrivato vivere- fino a Roma e non più giù. Ma in realtà il design italiano è un prodotto della storica grande borghesia Milanese, non c'è alcun dubbio. milanese e torinese, anche, e in un certo torinese, senso, sì, e anche ma veneta, anche anche veneta. certo. Una classe alta che considera un valore la non ostentazione. Certo, l'understatement Allora anche degli l'understatement, una architetti certa milanesi di quegli anni semplicità, notevole. una certa... Ecco lì, mentre al sud il valore è sempre la tradizione. Quello è Beh, il più che la valore. tradizione forse un po' l'ostentazione anche, no? Beh, questa è un po' cattiva ed è vera, però è un po' vera. estremizzata. No, però io trovo che non abbiamo parlato niente del nuovo design italiano, del È design vero? italiano. Allora quest'ultima... Sempre con sto Liberty, con sto... Torna a casa Dino Gavina. Lui da anni vive nei confini fra razionale e fantasia e sostiene che uno dei grandi design di oggi sia proprio quello inconsapevole. L'unico progetto che ho avuto nella vita è respirare bene, hai capito? Poi a un certo momento sono successe delle cose così strane. Improvvisamente, dopo 20-30 anni, ho capito che ero entrato nel mondo del design e avevo fatto qualche cosa. Ho incominciato a guardare e dico, ma guarda, è vero davvero. E allora da quel giorno in avanti ho cominciato ad essere serio, perché prima avevo lavorato così. Beh, ma sai che per caso, senza volere, ero stato serio ugualmente. E ho pensato di recuperare la grande tradizione italiana, la grande tradizione non solo italiana, partendo da una situazione opposta che poi ho chiamato appunto ultrarazionale, cioè un superamento del razionalismo, anche se l'Italia però già nel 55-56 era andato oltre il razionalismo. In quel momento, che mi pare che sia stato il 68-69, ho deciso di chiamare ultrarazionale un'operazione. E questa operazione è partita appunto dal Giorgio perché avevo capito che con quello potevo sconvolgere tutto, però aveva anche il difetto che non poteva essere una cosa seriabile con molta facilità, era molto più artigiano che designer. Poi dopo c'è l'Orseolo, che ritengo uno dei pezzi più straordinari. Ecco, l'Orseolo, piano piano siamo arrivati proprio a fare un pezzo che si può fare industrialmente, ma tu non puoi fare un mobile come si fanno delle pillole, e di conseguenza c'è anche un fatto, che più di 200 o 300 all'anno dei mobili importanti non è che li vendi, per cui ti devi calmare, devi fare una linea, sì, però come fai? Non sarà mai un'industria, capisci? Per fare un'industria bisogna fare un pezzo o due soltanto e farne un'infinità, come alcune società americane che fanno una sola sedia, per esempio, no? Chiaro che la fantasia occorre sempre, insomma, nell'artigianato, nell'industria e nell'industrializzazione. Ci vuole tutte le volte. Mendini e i suoi amici inventano il radical design, rompono la tradizione razionalista. Mendini Alessandro, classe 1931, architetto milanese laureato
a Milano, ha scoperto che l'unica semplicità possibile sta nell'esagerazione. L'oggetto più banale, tradizionale e antiquato è suscettibile di essere rivestito e trasformato in 1000 modi diversi. Perché la chiave del progetto è la pittura che diventa plastica. Plastica ceramica, plastica vetro, plastica polimaterica, come nelle sperimentazioni futuriste di Fortunato De Pero. E l'immaginazione è al potere. Macro, micro, ma sempre cosmico. Nello stesso periodo, in Germania, Werner Panton segue un percorso abbastanza analogo. Butta la fantasia forte nell'ambiente. Il colore diventa fondamentale nella progettazione. Il bianco andò in crisi, nacque la coloritura folle del postmoderno e anche la plastica fu obbligata a fingere di assomigliare di nuovo a un marmo. E poi appare la follia etnofila di Ettore Sottsass e dei suoi amici, il famoso gruppo Memphis, anni 80. Sottsass ha colto molto bene quello che era l'esprit del momento. La gente viaggiava, ha cominciato a viaggiare da tutte le parti, a conoscere tutte le etnie del mondo. I mobili di Memphis sono dei mobili etnici, dove c'è una mescolanza delle varie etnie che Sottsass in particolare, gli altri anche, hanno trovato viaggiando il mondo e sentendo il mondo. Lentamente ci si rende conto della qualità della differenza, cioè quando si dice questo è una patata piuttosto pesante, cioè essere diversi è assumere dei fatti che non sono poi così facili, però questa è la nostra strada del futuro, il nostro futuro. Ecco, direi che il lavoro anche di un cosiddetti creatori o quello che è anche di rendere il futuro presente col fare, e questo fare oggi significa dar spazio alla differenza. Gli uomini sono tanti, hanno tante esigenze e possono essere soddisfatte per ragioni di contenimento dei costi solamente dall'industria, ma l'industria ha fatto dei passi da gigante. Questo è il punto focale della nuova situazione, è che con le macchine operatrici di oggi, con le macchine a controllo numerico, è possibile fare anche la personalizzazione dei prodotti di serie. E allora vuol dire che questo è un lavoro che potrebbe fare solo un artigiano, cioè quello di fare il prodotto ad hoc per il committente, e invece lo fa l'industria, evidentemente a dei prezzi contenuti. Chi è riuscito per primo a portare avanti questo discorso in maniera economica sono stati i giapponesi. Ecco, questa è un po' una conclusione che vorrebbe avere un impulso verso un'ipotesi di teoria, cioè il vecchio dibattito sulla progettazione sta fra progettare per l'industria e andare a finire in un'ipotesi totalitaria, no? Tutti con lo stesso tavolino, oppure lasciare la grande libertà anti-industriale artigianale dove la fantasia è totale. Sembrerebbe che l'industria di oggi stia diventando capace di essere articolata e differenziata pur essendo industriale. La personalizzazione dell'automobile già da parecchi anni, no? Non consente una visione anche da un punto di vista estetico più complessa? Penso che sarebbe interessante per le persone oggi, e credo che forse i giovani sono soprattutto interessati a questo, è tornare a capire l'intelligenza che c'è in un oggetto semplice. Perché, per esempio, non so, anche come funziona il tappo di una bottiglietta di plastica. Cioè, sarebbe importante, piuttosto che andare verso questo marketing esagerato, invece portare le persone a capire quello che c'è dietro un oggetto semplicissimo, non come estetica. Io sono d'accordo con Anna e voglio fissare dei punti. Primo punto, una volta le macchine permettevano di produrre solo in un determinato modo. Un signore che si chiamava Ford in America si inventò un'automobile che si chiamava Ford T. La sua idea è che ogni americano poteva avere una macchina purché nera e una Ford T. Con questo motorizzò l'America. Cioè
l'industria in quella fase, attraverso la produzione di massa, poteva fornire oggetti identici a tutti, ma li forniva. Fase successiva, il post-fordismo, quello a cui si accenna prima, cioè le macchine diventano a controllo numerico, possono fornire a ognuno l'oggetto che preferisce. Risultato, il marketing sfrenato e ognuno ha la schifezza che preferisce. Il è dato una finta libertà. è una il finta marketing, libertà. che però Allora, è- questo si può considerare un'evoluzione. E forse lo è, non voglio negarlo. Io non ho niente contro, No. però rilevo, come dice Anna, che oggi c'è una tendenza dei giovani a chiedersi se uno deve progettare le cose. O se le progetta l'industria del marketing, le fa viola con lo specchietto retrovisore, taratum taratam, o c'è un senso a quello che si progetta. Per esempio, un grande designer italiano come Achille Castiglioni negli anni 50 già diceva: scusate, ma perché dobbiamo usare tanta tecnologia quando ce ne sta tanto in giro, che noi montando insieme pezzi di tecnologia possiamo avere degli oggetti bellissimi senza stare a fare chiacchiere così complicate. Cioè, quello che oggi è interessante è il tentativo di fare progetto col minimo spreco di materia, di idee, di chiacchiere, col minimo, che non significa minimalismo, significa col minimo ottenere un effetto emozionale, Perché poi Castiglioni non usava solo gli oggetti che trovava, ma ridisegnava dei progetti prodotti già per l'industria, come le sedie della Tonnet progettate da lui.